Credo che tutti abbiamo pensato, ormai Geralt se ne sta in pensione a Corvo Bianco, le sue avventure sono finite. E invece sbagliato, la CD Projekt Red ha annunciato a sorpresa la remastered di The Witcher 3 Wild Hunt. E attenzione, arriverà gratuitamente il 29 settembre del 2026. Ben ritrovati qui sul canale, sono Tiranno Matto e devo dirvi la verità. Uno dei videogiochi capolavoro, davvero con la C maiuscola, che hanno segnato la mia vita è proprio stato The Witcher 3 Wild Hunt. Magari vi parlerò delle mie prime esperienze su YouTube nel 2015 in un altro video, ma tant'è che adesso sono qui e vi voglio presentare al meglio delle mie capacità tutto quello che so sul mondo di Sapkowski e sulla saga di videogiochi della CD Projekt Red, partendo adesso da un riassunto analitico di tutto ciò che è stato rivelato alla Gamescom del 2026. Per quanto sia improbabile, se siete qui perché conoscete me e non il gioco, oppure non l'avete mai toccato come nemmeno il resto della saga, non disperate. Sono convinto infatti che non ci sia alcun problema a prendere The Witcher 3 come uno standalone, anzi è il modo migliore per prepararci all'arrivo di The Witcher 4. Si tratta inoltre di uno dei migliori open world RPG mai creati, un'opera d'arte a tutto tondo che non dovrebbe rimanere parcheggiata nel vostro backlog di Steam o delle vostre console. Dunque bando alle ciance, nel rispetto del vostro tempo, come sempre dritto al sodo. L'edizione remastered arriverà gratuita per tutti coloro che già possiedono il gioco da qualche parte in una libreria ufficiale. Anche su GOG, mi raccomando, non solo su Steam. Se non lo possedete, lo potete trovare per una manciata di euro dovunque e vi assicuro che li vale tutti, anzi ne vale molti di più. Come se non bastasse, ci fanno un regalo aggiuntivo, sia Hearts of Stone sia Blood and Wine, i due DLC, saranno integrati nella versione remastered gratuitamente. Ma iniziamo a parlare di un po' della ciccia che hanno rivelato alla Gamescom per quanto riguarda appunto le novità della riedizione. Essa è stata possibile in collaborazione con uno studio, Yggsoft, di grandi amanti del gioco che hanno collaborato direttamente con gli sviluppatori originali. Con i tempi che corrono, nell'industria videoludica è abbastanza normale porsi il quesito: è davvero un salto in avanti o un trucco di marketing? Ecco, fermiamoci a ragionare sui fatti partendo dal presupposto che la verità è sempre nel mezzo. Perché lo sappiamo, The Witcher 4 arriverà nel 2028. Questa remastered non è il classico lifting pigro a cui ci hanno un po' abituato molte software house. È un po' il tempo di tutte le remastered se ci pensate, dei remake. Però qui promettono qualcosa di più corposo. Il focus è tutto sul feeling di gioco. Hanno azzerato l'input lag nelle schivate e nelle parate, rendendo i duelli incredibilmente più reattivi e fluidi. L'IA dei nemici, vi chiederete? Beh, hanno messo mano anche a quella, riscritta quasi da zero. Mostri, banditi, cavalieri e guardie utilizzeranno tutti un nuovo sistema di pathfinding per accerchiarci, costringendoci per davvero ad affrontare più nemici contemporaneamente. Per non parlare anche della ricalibrazione dei nostri segni, la nostra magia semplificata che ogni strigo, ogni Witcher impara durante la sua formazione. Per esempio, l'onda d'urto hard distrugge molto di più l'ambiente circostante. Inoltre, tutte le mosse finali sono state rivisitate. Ovviamente non è che tutti questi aggiornamenti cadono proprio dal cielo. A novembre 2022, infatti, c'era stato l'aggiornamento Next Gen per The Witcher 3 Wild Hunt e la remastered è un collegamento che cerca di ampliare ancora di più tutti i miglioramenti alla build e all'engine di gioco. Oh, ma non crediate che sia solo una questione di struttura. Questa remastered va a cambiare tutte le carte in tavola a chi The Witcher 3 lo conosce già a memoria, perché hanno annunciato che arriverà un revamp completo dell'albero delle abilità. Non ci saranno più quei filler con l'aumento in percentuale che più ricorda Path of Exile, oltre che una scuola di design vecchia. A proposito delle scuole, anche queste verranno rivisitate, con i set e l'alchimia stessa. Possiamo dire addio ai decotti che ci rendevano invincibili. La tossicità è stata completamente ridimensionata e nuovi dettagli sono in arrivo. Un altro piccolo annuncio è quello della trasmogrificazione delle skin. Potremo infatti indossare l'armatura con le migliori statistiche, ma cambiare come appare. Ci sono tantissime altre cose che ci stanno ancora tenendo nascoste,
Però vi posso parlare di un'altra grande novità in arrivo per l'anno prossimo. A proposito di novità, ho un annuncio da fare. Non fate i lupi solitari e unitevi a noi nel Discord matto. Qui ci sono tante bacheche degli annunci con un insieme di quest da andare a recuperare. Possiamo giocare insieme e tenerci aggiornati su tutti i videogiochi che porto sul canale. Perché se non lo sapete, faccio tanta varietà. Dai giochi di ruolo alla strategia, a turni o tempo reale, dai giochi indie a quelli competitivi, science fiction o dark fantasy. Quindi non siate timidi, cliccate sul link che trovate in descrizione e nei commenti pinnati. Beh, torniamo ai regni settentrionali adesso. Se non vi sembrava abbastanza la remastered, prendete un attimo per assaporare la notizia dell'arrivo del DLC Songs of the Past. No, non c'entra niente la pasta, sono le canzoni, i racconti dal passato di Geralt. Anche se in realtà si tratta di un sequel dopo Blood and Wine, vabbè. A 11 anni dal lancio del gioco originale, hanno annunciato in collaborazione con i veterani di Full Theory l'arrivo di questo DLC nel 2027, che fungerà da ponte narrativo fra le avventure di Geralt in The Witcher 3 Wild Hunt e il futuro titolo con Cyrilla protagonista, The Witcher 4. Alla Gamescom 2026 hanno già mostrato del gameplay. Dimenticate infatti la cupa Velen o l'architettura barocca di Beauclair. Questa volta siamo in un paesaggio più familiare, un misto fra l'Italia e le isole anglosassoni. Esploreremo la patria contea dei baroni di Lettenov, la famiglia di Dandelion di Ranuncolo. Saremo infatti nella regione solare di Letten, molto rurale, e la quale nasconde tantissimi segreti dovuti a un folklore unico, reminiscente proprio della festa di Belletine, la festa di mezz'estate. Ovviamente sotto la facciata di canti, celebrazioni e bella vita si nasconde un segreto oscuro che può essere svelato e compreso solo da uno strigo esperto. Viene infatti riesumata una nuova arma dalle antiche armerie della Scuola del Lupo, la Catena d'Argento. Geralt può usare questa antica arma a distanza dei Witcher per catturare, bloccare sul posto ed avvicinare i nemici, così da farli fuori con ancora più stile. Attenzione però, quest'arma andrà a sostituire la balestra. Non che io sia un grande amante del balestrino dello strigo, però, vabbè. Insomma, è una buona informazione da avere. Credo abbiano preso questa decisione per una questione di bilanciamento. Vi ricordo che se siete ancora a Colonia per la Gamescom potete provare direttamente la demo, nella quale sono presenti un sacco di nemici nuovi sui quali faremo approfondimenti in futuro. La grande storia di questo DLC è ancora, giustamente, nascosta da una nube per proteggerci dagli spoiler. Però vi posso dare una chicca finale, un po' commerciale. Hanno fatto una partnership con la Blizzard. Oh, apriti cielo. Potrete preordinare il gioco e l'espansione anche su Battle.net e ottenere una skin esclusiva su Diablo 4 di Geralt. Mi era doveroso comunicarvi anche questa informazione, per quanto io non abbia più stima per la Blizzard, men che meno per Diablo. Andate a giocare a Path of Exile piuttosto. T'ho detto, non vedo l'ora di lavorare a delle guide, portarvi dei gameplay in live stream, in episodio, quello che preferite. Non posso che dirvi grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno e aver ascoltato questo aggiornamento sulle gaming news di oggi. Non posso che dirvi, per ora questo è quanto. Alla prossima, perché Tiranno Matto out.